che bel pesce che è questo. Questa è stata la foto della vittoria della gara di pesca in kayak che si è svolta a Mistras la scorsa settimana. Io e Eva non potevamo mancare per raccontarvi l'evento. Mistras è una laguna naturale che si trova nel complesso di Cabras, una piccola città nell'Oristanese famosa per alcuni prodotti, come la bottarga, l'unico oro di Sardegna. Si arriva alla laguna in un ambiente magico, fatto di natura incontaminata, saline, fenicotteri e qualche piccolo abitante del luogo. C'è qualcuno? Queste non si prendono mai, però stavamo qui, è proprio sulla carreggiata, ora la spostiamo. Vai! Paolo, il proprietario della peschiera, è un giovane imprenditore che ha capito l'importanza del turismo e della tradizione e ha deciso di aprire la peschiera a eventi come la gara di pesca spinning. Ci racconta che per preservare il pesce ha deciso di sfruttare meno la peschiera rispetto al passato e sviluppare progetti differenti che possano tutelare la natura e preservare la tradizione. In questo contesto magico incontriamo tutti i partecipanti della gara. Ma come funziona una gara di questo tipo? Intorno alle 8:30 tutti quanti partiranno e potranno cominciare a pescare solamente a un certo punto della laguna. C'è un segnale e da quel segnale in poi si può cominciare a pescare. Ovviamente ci sono dei punti migliori e altri meno migliori a seconda delle condizioni, ma questo ve lo spieghiamo fra un attimo. Valgono i 4 pesci migliori della prima giornata e i 4 migliori della seconda, quindi un totale di 8 spigole. Ovviamente si misura in base alla dimensione del pesce. Come funzionerà la strategia di ogni concorrente? Principalmente cercheranno di catturare il maggior numero di spigole all'inizio, quindi 4 spigole, e poi andranno a fare selezione su quelle, utilizzando esche più grandi per pescare il pesce più grande possibile. Si vince anche solo per 1 centimetro. Ma ora vi faccio vedere una cosa che loro non sanno, ma che noi scopriremo molto prima di loro. Andiamo, va! Mentre i concorrenti partono per la gara, io ne approfitto per parlare con Marco, la guida di pesca che lavora qui in laguna e che conosce tutti i segreti di questo posto. Dove andresti a pescare con queste condizioni? Tanto diciamo la laguna mediamente ha 80 cm d'acqua, ovviamente in base anche alle maree, questo è evidente. Vuol dire che alla fine l'approccio che devi avere principalmente è con esche a galla di superficie. Quindi utilizzare jerk, sì, si riesce a utilizzarli, jerk con palette molto piccole, quindi jerk che scendono massimo a mezzo metro, ma solo in alcune zone, cioè dove troviamo, in questo caso dove c'è canali. Però vedete, loro non hanno milioni di esche, alla fine sono quasi tutte esche simili che lavorano giusto qualche colore diverso. Questo ci fa capire che se una persona molto esperta come Marco, come Lapo, usa poche esche, a maggior ragione chi sta cominciando non si deve impelagare, non avere milioni di esche, non capire poi quella giusta per quel posto. Assolutamente, su questo sono perfettamente d'accordo. Infatti noi alla fine selezione a selezione siamo arrivati a averne veramente un numero limitato. È ovvio che quando esce qualcosa di nuovo si compra subito, si prova, si testa e magari va a sostituire un'esca che nel frattempo i pesci hanno imparato, perché nessuno ce lo sa, insomma ci pensa, ma in realtà i pesci imparano su questo e quindi devi stare attento. In questa laguna qual è la marea che funziona? Allora, io ho sempre pensato che la marea fosse quella che cresce, in realtà è quando decresce che è il momento migliore, però sicuramente quando c'è movimento di marea. Senti, l'ultima domandona e poi andiamo a vedere noi dove saresti andato a provare. Allora, io oggi avrei pescato sicuramente in zone dove si trovano ancora le alghe, perché in questo momento sono in mezzo alle alghe, cioè dove c'hai alghe che arrivano quasi in superficie e quindi in queste zone dove c'è ancora alghe e anche quelli che noi chiamiamo chiarelli, cioè quelle zone dove non c'è alghe, quindi in mezzo alle alghe ci sono delle chiazze bianche, questi chiarelli, e la spigola lì ama stare in mezzo all'alga e aspetta che passi la vittima nel chiarello per mangiarselo. Vabbè, va, ora andiamo a provare mentre loro pescano e noi vi facciamo vedere la strategia fatta da una vera guida esperta di questo posto. È un'esperienza secondo me incredibile. Marco ci mostra quella che secondo lui sarebbe la migliore strategia per la gara: spostarsi controvento e poi farsi scarrocciare dalla corrente in modo da sondare una zona più ampia possibile e quando si trovano le spigole fermarsi. Il tutto pescando con esche a galla recuperate in modo veloce e scomposto. La gara intanto è cominciata e i partecipanti si sono sparpagliati nelle varie zone della laguna. Nei primi 30 minuti di gara iniziano ad arrivare sul tavolo della giuria le foto delle prime spigole. Noi siamo arrivati sul posto e cominciamo a scarrocciare.
Dopo aver lanciato, il recupero è velocissimo e a canna alta. Con questo recupero l'esca si muove in modo innaturale e scomposto. Guarda che cacciata! Una spigola si vede cacciare sulla sinistra e poco dopo siamo in grado di lanciare esattamente sopra di lei, sperando di prenderla. Questa spigola deve essere nostra. Dai, dai. Per capitato di vedere delle cacciate a galla, che fai? Questa è bella. Vabbè, poi una mezza sega non c'è. Eccola! No, guarda, guarda. Eccola. Questo non è male. Marco ci ha dimostrato come la strategia funzioni alla grande, perché la spigola ha mangiato sul recupero velocissimo dopo pochi minuti che provavamo. Ne approfitto per farvi vedere come va fatta la misurazione e non è affatto semplice, sebbene ci troviamo in barca, comodi, senza le onde che ci sbattono. Questa sarebbe stata un'ottima misura in gara. Intanto i partecipanti cominciano ad affrontare una situazione sempre più difficile. Il vento si sta alzando e spostarsi col kayak è diventato molto lento e soprattutto faticoso. Però queste sono in realtà le condizioni ideali per catturare le spigole in questa laguna e infatti le catture si susseguono numerose. Questa è una delle tantissime spigole di piccole dimensioni che sono state catturate. Francesco la rilascia senza neanche fare la foto perché già ne ha prese 4 ben più grandi. Intanto noi, a riparo dal vento, proviamo esche con recuperi da pesci serra, che fanno letteralmente impazzire queste spigole, e anche un po' Marco. Guarda di nuovo mi fa seguire, guarda. Guardala, non ci posso. No, vabbè. Non mi veniva, dammi qua. Dopo qualche altro attacco da cardiopalma, anche io aggancio una spigola, non molto grande. No, quell'altro. Un pesce del genere avrebbe garantito di rimanere entro i primi 20 posti, ma per arrivare sul podio servivano non solo 4 spigole, ma molto più grandi, intorno almeno ai 40 cm. Mentre io, Eva e Marco torniamo dalla spedizione, si vedono all'orizzonte i kitesurf, segno che il vento è davvero sostenuto. Mentre la gara continua, ne approfittiamo per farci 2 chiacchiere con uno dei creatori delle esche di Sia Spin, marchio che ha sponsorizzato l'evento con un bel pacchetto di benvenuto per i partecipanti. Dopo le 3 di pomeriggio cominciano a tornare i primi kayak, con i partecipanti visibilmente stremati per colpa del forte vento. Ciao Luca, ho visto che ti si è rotto un pezzo di pagaia, però hai riportato la pelle a casa. Senti, com'è andata? Bene, ne ho fatto 3, una purtroppo mi si è slamata quando era vicina. Porca miseria. Senti, dai, l'esca che ti ha dato più risultati oggi? Con l'UTD. Ah, il Pro Q. Sì. Ma poteva andare meglio, Però... Ma non è vero, hai preso un sacco di pesci. No, partita benissimo, fatto subito quota, era il mio obiettivo. Misure piccole, una 41 e poi tutte piccolette. L'esca migliore oggi? La fortuna. La fortuna, no, quella è l'alleata migliore. Come ti sei preparato alla gara di oggi? Cioè, che esche pensavi di utilizzare? Ma con questo vento, roba che fa casino. Dopo la gara abbiamo visto molte esche interessanti, alcune conosciute, altre un po' meno, come il popper di gomma. Indistruttibile, a meno che non ci siano i serra, ovviamente. È indistruttibile e galleggiante. Lo giochi come un popper classico. E gli è piaciuto? Sì. Qui ci sono davvero kayak di tutti i tipi, da quelli più attrezzati a quelli un pochino più alla portata di tutti. Alleato indispensabile, l'ancora. Ecco il primo. Quante ne hai prese oggi? Diciamo più o meno avrò contate sulle 40. Sì. Senti, l'esca che ha funzionato di più oggi? Sicuramente il VTD. E 40 spigole, anche se sembrano tante, non sono nulla rispetto al numero di 250-300 spigole che sono uscite solamente nella prima giornata, nonostante le condizioni difficili, come ci spiega Nicola, l'organizzatore della gara. Quanti kayak ci sono oggi? Quanti pescatori? Allora, oggi ci sono 42 pescatori, 42 kayak, diciamo che è un po' il limite a cui siamo riusciti ad arrivare qui in Sardegna perché abbiamo noleggiato un gran numero di kayak, abbiamo portato 20 kayak a noleggio e poi chi si è unito che sapeva già pescare con il kayak. Con Nicola ci troviamo anche a cena insieme agli altri partecipanti. Questa è una competizione diversa dalle altre. Tutti si conoscono, si danno consigli su esche, spot e recuperi, soprattutto la mattina prima della seconda giornata, a colazione, e nessuno sembra geloso dell'altro. In questa bellissima atmosfera comincia il secondo giorno di gara. Via! Comincia così una vera e propria corsa contro il tempo per raggiungere lo spot migliore.
Ieri nessuno conosceva la laguna, ma oggi, dopo le prime catture, tutti sanno dove andare a trovare le spigole. I primi 10 sono quelli che combatteranno per la vittoria, ma chi ha il risultato più alto sono 3 ragazzi, Francesco, Marco e Riccardo. Chi di loro avrà la meglio oggi? Dopo un bel po' di tempo cominciano ad arrivare le foto delle prime spigole. Oggi non è come ieri, infatti il vento è meno sostenuto e le spigole sono un pochino più apatiche, soprattutto perché ieri sono state pescate tantissime spigole e non mangeranno prima di 2 o 3 giorni. Mentre noi assaggiamo un'abbondante colazione sarda, sul campo di gara Marco e Riccardo cominciano a tirar fuori una spigola dietro l'altra. Dopo tante spigole da una parte e dall'altra e anche qualche orata che qui dentro non manca, la classifica si stabilizza e Riccardo si trova al primo posto rispetto a Marco. Ma non è finita, anche se mancano solamente 20 minuti alla gara, un colpo di scena. Marco prende una spigola enorme e balza in testa. Ma si sa, la pesca è imprevedibile e negli ultimi 10 minuti di gara Riccardo pesca un'altra spigola, non grande come quella di Marco, ma che gli consente di guadagnare quei pochi centimetri che lo portano alla vittoria. La premiazione, il podio, i premi, quelli appartengono ad un'altra storia che oggi non vi voglio raccontare, perché vi voglio raccontare della bellezza di questa gara, organizzata in maniera perfetta nella più bella accoglienza sarda. Abbiamo mangiato, abbiamo riso e soprattutto fatto amicizia, pescando in un posto davvero pieno di pesci, dove vale sicuramente la pena tornare. Mistras, per noi oggi è solo un arrivederci, ci vediamo ad aprile.